Agnese Seri, anche io sono serio, Agnese. Marco, perdonami se non c'entra strettamente con il tuo libro, puoi farmi chiarezza su cosa siano i sogni? Perché a volte sono magnifici e altre volte, perché altre volte sono terrorizzanti? Sono messaggi, altre dimensioni? Agnese, cara, si apre una parentesi infinita, tesoro, perché? Perché i sogni sono desideri, i sogni sono di vario genere e tipo. Ci sono i sogni, la parte diciamo onirica, che si tratta di rielaborazioni mentali di quello che abbiamo vissuto durante la giornata o nel passato della nostra vita, mescolata a quelle che sono le speranze del futuro, mescolata, come ho detto un'altra volta, alla soppressata che ci siamo mangiati prima di andare a dormire. Ecco, questi sono sogni spesso in bianco e nero, con colori sbiaditi, sogni vaghi, di cui abbiamo a malapena memoria, sono elaborazioni mentali che servono per appunto elaborare il vissuto. Poi ci sono le esperienze astrali. Perché? Perché mentre il corpo dorme, perché il corpo ha bisogno di riposare, il corpo fisico, noi non abbiamo bisogno di riposo, perché noi non abbiamo stanchezza, e lo spirito mica si stanca, non ha bisogno di riposare lo spirito. Quindi che cosa facciamo? Rivestiti del nostro corpo spirituale e animico, quindi del nostro corpo psichico, quindi noi e il nostro vestito, che è l'anima, la nostra energia, ci stacchiamo dal corpo fisico, lo lasciamo riposare, lasciamo giusto un legame filiforme per continuare ad alimentare il corpo fisico, perché se noi andiamo via dal corpo fisico, il corpo fisico muore. Cioè, capite la differenza? Non siamo noi, alla morte non siamo noi che si muore, è il corpo che muore. Perché? Perché noi ce ne andiamo. Quindi non è che il corpo muore e quindi noi ce ne andiamo, nemmeno così. Noi ce ne andiamo e quindi il corpo muore. È l'esatto contrario. Il corpo ha bisogno di vita per vivere e la vita siamo noi. Noi siamo la vita del corpo. Quindi quando durante le esperienze astrali, le esperienze nel mondo animico e spirituale, noi ci allontaniamo dal corpo fisico, che quello là c'ha bisogno di riposare, frate asino, come lo chiamava San Francesco, il corpo fisico, frate asino, frate somaro, ha bisogno di riposare, noi ce ne andiamo, però lasciamo un collegamento energetico per continuare ad alimentarlo, altrimenti lì smette di battere il cuore, Cioè, quindi continuiamo ad alimentarlo e noi viviamo esperienze nei reami spirituali, astrali, nella nostra vera patria, ok? E c'era un messaggio degli esseri di luce trasmesso da Eugenio Siragusa che diceva: è quando vi svegliate al mattino che veramente vi state addormentando, vi addormentate nel mondo della materia. È quando vi addormentate di sera che invece vi svegliate e siete liberi nella vostra vera patria spirituale contemplativa. Quindi esiste la realtà del sogno come rielaborazione, ma esiste anche la realtà delle esperienze astrali, che molto spesso non ci ricordiamo perché le viviamo, ma poi ci portiamo, anche se non la memoria cosciente, perché memoria inconscia ce l'avremo sempre, ma memoria incosciente, comunque i valori sperimentati anche di là o informazioni acquisite ce le portiamo. Valori sperimentati in realtà sono quelli che si sperimentano nel corpo, attraverso il corpo nella dimensione materiale, però dall'altra parte c'è una realtà contemplativa, come abbiamo detto, la realtà astrale spirituale, una realtà che vive sul livello della emotività e della contemplazione, sul livello dei simboli, sul livello archetipico. Ecco, quindi abbiamo la possibilità di anche osservare e capire le esperienze che viviamo e i valori che sperimentiamo e che acquisiamo durante la vita fisica. Di là noi abbiamo la possibilità anche lì di elaborarli, ma sul livello superiore, ok? Quindi viviamo esperienze astrali, spirituali, sono spesso quasi sempre a colori molto vividi, con un forte impatto emotivo, che quando tu ti svegli sono quelle esperienze, quei sogni tra virgolette, che quando ti svegli al mattino dici: ma cavolo, io l'ho vissuta, mi è sembrato di averlo vissuto veramente sta cosa che ho sognato. Non è che ti è sembrato, l'hai vissuta veramente.
È come quando si sogna a volte di volare e uno si sveglia e dice ma io so volare, cioè io adesso so come si fa perché l'ho fatto, cioè è come se lo avessi fatto. Non è come se lo avessi fatto, lo hai fatto, hai volato, soltanto che il corpo fisico è un po' pesantuccio, quindi ti sconsiglio di provarci.